In questa 17ª lezione, analizzati quelli che sono i bisogni, i desideri e quant'altro del cliente, ti aspetterai di trovare le soluzioni che offriamo appunto a lui. In realtà, prima di passare alle soluzioni, mi piacerebbe approfondire un aspetto che ritengo sempre più importante, e cioè capire come l'azienda si inserisce in questo circolo, no? Che è il rapporto tra noi e il cliente, e come in particolare l'azienda si inserisce considerando chi è, quali sono i suoi bisogni, come questi suoi bisogni si incastrano, no? Con i bisogni del cliente e con quello che è il nostro ruolo all'interno di questo circolo virtuoso, appunto. Il mercato sta cambiando, la competizione, il sistema mercato, quindi non solo i bisogni del consumatore o dei nostri clienti, ma proprio come è organizzato il mercato, la comparsa di catene, la rilevanza dell'e-commerce, sta cambiando drasticamente le esigenze e le problematiche che ogni attore è chiamato ad affrontare, aziende comprese, e capire come il sistema azienda con noi venditori e i suoi clienti possono cambiare questi bisogni anche da parte dell'azienda proprio per i cambiamenti in atto è anche per il venditore di fondamentale importanza. Oggi ci occuperemo proprio di questo e ho preparato qualche slide che scorriamo insieme. Vedi innanzitutto che si tratta appunto del secondo appuntamento di questa importante macro sessione che abbiamo chiamato le fasi della vendita e iniziando velocemente con appunto i bisogni dell'azienda, cerchiamo di capire in questo momento di cambiamento, no, per tutti, come anche l'azienda manifesta nuove esigenze e quali essi sono. Beh, il primo aspetto è che in un cambiamento di mercato importante come quello che stiamo vivendo c'è un'erosione della marginalità per l'azienda, no? E in particolare alcuni prodotti sono intaccati nella marginalità più di altri, ok? Di conseguenza vedrai in qualsiasi settore operi che l'azienda sempre più spesso inizia a spingere con sempre più pressione prodotti secondari, prodotti su cui la marginalità per l'azienda è un pochettino più alta. L'aprilistino, no? I prodotti o i servizi per cui i nostri clienti ci cercano sono chiaramente fondamentali e garantiscono non solo la sussistenza dell'azienda, la facilità di ingresso nostro presso il cliente e sono chiaramente fondamentali. Ma se questi clienti, se questi prodotti o servizi aprilistino iniziano a portare minor marginalità all'azienda, è normale che l'azienda cerchi di sviluppare delle vendite in cross-selling, ad esempio, per riuscire a recuperare la marginalità che dall'altra parte si perde. E tutto questo è importante che noi comprendiamo come funzioni e perché quindi l'azienda su determinate tipologie di prodotti o servizi esercita una pressione costante a cui noi dobbiamo cercare di corrispondere con dei risultati. Altro aspetto fondamentale è l'informazione o la formazione che sempre più spesso l'azienda ci richiede di sviluppare sui nostri clienti, sui collaboratori del responsabile per gli acquisti, del titolare, no? Ovvero su quel sistema che nel cliente, nel nostro cliente, è responsabile di poi far uscire i nostri prodotti. Capisci molto bene che tutto questo ha una rilevanza molto alta, no? Perché se il nostro lavoro, che è quello di vendere al cliente, si aggiunge la parte di riuscire a mettere in condizione il nostro cliente di far uscire i nostri prodotti, e questo significa altro fatturato per noi, no? Di conseguenza stiamo parlando di un motore, no, che si innesca e quindi di una richiesta che viene dall'azienda di saper fare formazione, saper contribuire, no, alle uscite
che il cliente riuscirà a effettuare sui nostri prodotti, che può cambiare drammaticamente, no, la nostra capacità di non solo fare e sviluppare fatturato business su quel cliente, ma anche la nostra relazione con lui, perché a un certo punto non saremo più solo un fornitore di un determinato prodotto o servizio, ma saremo anche un organo di trasmissione appunto delle informazioni e di quanto necessario affinché quel prodotto poi esca dal suo punto vendita, arrivi al consumatore finale e questo produca chiaramente margine e reddito per l'attività del nostro cliente. Tutto questo chiaramente per noi venditori e professionisti e consulenti della vendita significa poter dire al cliente: guarda che io ti porto valore su questo, su questo, su questo, su questo. Da ultimo, spesso, sempre più spesso, a seconda del settore poi in cui operiamo, chiaramente l'azienda può chiederci anche di attenzionare come i nostri prodotti vengono appunto presentati e esposti sul punto vendita. Questo è un altro aspetto che, come anche la formazione che facciamo sul cliente, sui suoi collaboratori, che può essere vista come un'attività non direttamente collegata al fatturato che sviluppiamo. Però di nuovo insisto sul fatto che se l'azienda ci sta mettendo in condizioni di sviluppare tutta una serie di attività che ritiene strategiche per la propria proposition al mercato, cioè l'azienda ha compreso che il proprio ruolo e la propria partita contro i suoi competitor si gioca attraverso una rete di vendita che ai propri clienti eroga questo, questo e quest'altro. Beh, capisci come essere a bordo e fare in modo da diventare organi di trasmissione, no, di tutto quello che l'azienda ha ideato di fare arrivare al suo cliente, perché questo effettivamente ci arrivi e ci arrivi nella maniera più idonea, è una parte abbastanza rilevante del ruolo strategico che il venditore oggi è chiamato a compiere per conto della propria azienda. In effetti, quello che io immagino e mi piacerebbe che vedessi anche tu, no, è come il venditore, attraverso questa capacità di fare consulenza, no, di comprendere i bisogni più profondi, i desideri, le esigenze del cliente, conciliarle, comprendere quali sono i bisogni e la value proposition che l'azienda si propone di offrire a quel cliente, a quel mercato e farci interpreti e trasmettere tutto questo, no? Tra l'uno e l'altro e diventa un qualche cosa che veramente costruisce valore non solo per il cliente e per l'azienda, ma come capisci facilmente anche per noi, perché diventiamo un anello, no? Chiave in questo sistema in cui l'azienda è chiamata a fronteggiare una competition sempre più aggressiva e può fare affidamento sulla sua rete di vendita affinché la value proposition che ha disegnato per il proprio cliente sia trasmessa in maniera da sostenerla in questa competizione sempre più aggressiva. Di conseguenza, capire, avere sempre attenzione a come si conciliano i bisogni dei nostri clienti e le soluzioni che l'azienda gli offre, capire cosa all'azienda può interessare, no? Sapere, conoscere, capire di tutto questo match che c'è tra i bisogni del cliente e le soluzioni che lei offre, cosa sta funzionando, cosa può funzionare meglio. Riportare anche in azienda quello che non funziona, cercando in maniera propositiva di capire insieme all'azienda come possa funzionare sempre meglio le soluzioni che l'azienda si propone di offrire al cliente, capisci che quando il venditore riesce a farsi interprete di tutto questo, il valore che sta rappresentando per la sua azienda è ben più alto del solo fatturato che lui sviluppa presso quei clienti. Quindi il venditore consulente sarà sempre un valore aggiunto per la sua azienda perché sviluppa business, perché riporta nuove esigenze da parte del mercato, perché
trasferisci all'azienda cosa può funzionare meglio delle soluzioni che ha individuato per i suoi clienti. Questo approccio è un approccio che francamente ti consiglio perché veramente il mercato sta cambiando e dobbiamo imparare a vedere le nostre aziende come dei sistemi sempre più sotto pressione da parte di interlocutori come ad esempio l'e-commerce, piuttosto che le catene, piuttosto che quello che vuoi, e capire come siamo davvero tutti nella stessa barca e la capacità di trasmettere la value proposition che l'azienda ha pensato di trasmettere attraverso il venditore e la nostra capacità di trasmettere fedelmente quello che l'azienda ha immaginato per continuare a competere bene nel suo mercato, fa anche di noi una risorsa strategica in cui il valore complessivo come venditori che apportiamo al sistema azienda sarà sempre superiore al costo che noi rappresentiamo per l'azienda stessa. Queste erano le cose principali di cui volevo parlarti e ricapitolo molto rapidamente cosa abbiamo detto. Primo, il venditore ha nuovi compiti, l'azienda o il mercato o la competition, chiamala come vuoi, presenta a noi venditori nuove attività da svolgere, più o meno connesse allo sviluppo di fatturato. Tutto questo è fondamentale che noi lo recepiamo perché questa è la formula che porta avanti quello che l'azienda sta disegnando come valore aggiunto da portare sul mercato. Quindi, secondo, il cambiamento di mercato impatta anche la nostra azienda. L'azienda disegna un insieme di servizi, accessori ai prodotti che vende o viceversa, prodotti accessori ai servizi che vende o un mix delle due cose. Riuscire a capire come noi venditori siamo l'organo di trasmissione di tutto questo al cliente è fondamentale e ci consente di costruire quel circolo virtuoso tra quello che ha bisogno il nostro cliente, quello che ha bisogno la nostra azienda e noi che siamo un po' al centro, no? E il punto di connessione tra queste due entità. Tutto questo oggi è ancora più importante perché in un mercato in cui l'e-commerce avanza e catene o quant'altro con grosso potere contrattuale accrescono le loro quote di mercato, la nostra azienda ha bisogno della sua rete di vendita per riformulare la value proposition al proprio mercato e questo la capacità nostra di farci interpreti di tutto questo e declinarlo correttamente al mercato diventa uno dei valori aggiunti più importanti che il venditore porta alla sua azienda. Quando questo valore è superiore al costo che noi rappresentiamo per l'azienda, abbiamo un futuro sereno assicurato. Grazie davvero per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. Buon lavoro.